Devo fare una radiografia? O è meglio una risonanza magnetica? Oggi approfondiamo un argomento che abbiamo citato più volte in altri video precedenti, la diagnostica per immagini. E cosa vuol dire? Hai la camicia uguale alla mia. La diagnostica per immagini comprende tutti gli esami strumentali che ci permettono di ottenere un'immagine della parte del corpo che vogliamo esaminare. Siccome qui parliamo di dolore orofacciale, ci riferiamo ad immagini della testa e del collo. Capito? Sì, ho capito. Bene, a seconda della patologia che vogliamo diagnosticare, possiamo scegliere l'esame più adatto. Un esame molto comune e molto utile in odontoiatria è la radiografia panoramica delle arcate dentali, chiamata anche ortopantomografia o abbreviato OPT. È un esame che ci permette di valutare contemporaneamente molte strutture della bocca e dei mascellari, i denti, le condizioni delle ossa della mandibola e della mascella, le articolazioni della mandibola, i seni mascellari, cioè le cavità presenti nell'osso della mascella, i processi stiloidei, cioè delle prominenze appuntite che sono presenti dietro la mandibola, tutte strutture che è importante valutare quando dobbiamo fare una diagnosi differenziale del dolore orofacciale, cioè quando dobbiamo capire tra le tante quale sia la patologia che dà origine ai sintomi del paziente o della paziente. La radiografia panoramica ci permette innanzitutto di escludere la presenza di patologie dentali, come lesioni che si originano dai denti, la presenza di denti inclusi, cioè che non sono riusciti a venire fuori correttamente, di ascessi o cisti che si originano dai denti, ma anche lesioni delle ossa mascellari che non si originano dai denti, come alcuni tipi di cisti e tumori. Ovviamente ci permette di evidenziare la presenza di fratture ossee, la presenza di un processo stiloideo allungato o della calcificazione del legamento stiloioideo, di cui abbiamo parlato nel video sulla sindrome di Eagle, e alterazioni degenerative dei condili mandibolari, di cui abbiamo parlato nel video sull'osteoartrosi delle articolazioni temporomandibolari. La radiografia panoramica ha il grosso vantaggio di farci vedere tante cose tutte insieme, però non è un esame molto preciso. Per questo motivo, se vediamo qualcosa che non va, solitamente approfondiamo l'indagine con esami più precisi e dettagliati. Ad esempio, il dentista spesso esegue delle radiografie più piccole che permettono di avere maggiori dettagli sulle patologie dei denti, come la presenza di carie o di lesioni intorno alle radici dei denti. Qualche volta vengono prescritte altre radiografie della testa e del collo che servono soprattutto ad escludere la presenza di fratture o processi di degenerazione, cioè di artrosi delle vertebre cervicali, cioè del collo, e radiografie delle articolazioni della mandibola, che mostrano eventuali fratture, grosse alterazioni artrosiche o malformazioni ossee e anche la mobilità articolare, perché vengono eseguite sia a bocca chiusa che a bocca aperta. L'esame più accurato per la valutazione delle strutture ossee è la TAC. Ha il vantaggio enorme rispetto alle comuni radiografie di creare immagini che non hanno la sovrapposizione di diverse strutture anatomiche. È come se tagliasse a fette la parte che dobbiamo esaminare, permettendoci di visualizzare ogni fetta singolarmente, invece che vedere tutto quanto insieme sovrapposto. La TAC si usa per la valutazione dei seni mascellari, ad esempio nella diagnosi di sinusite mascellare, che abbiamo già visto, nella diagnosi delle fratture del cranio e delle vertebre del collo, di ascessi, e ovviamente, insieme alla risonanza magnetica, nella valutazione e nella diagnosi di patologie più gravi, come i tumori. Permette inoltre di visualizzare molto bene le strutture ossee dell'articolazione temporomandibolare, cioè l'articolazione della mandibola. In questo caso è l'esame di scelta per la valutazione di fratture
o processi di artrite e artrosi. È stata introdotta più recentemente una TAC che si usa molto in campo odontoiatrico, che si chiama TAC volumetrica o cone beam, che vuol dire TAC a fascio conico. Ha il vantaggio di esporre il paziente a una dose di radiazioni molto bassa, con una qualità e definizione dell'immagine molto alta, anche se con un campo visivo limitato. Per questo motivo ha sostituito quasi completamente la TAC convenzionale per la valutazione dei mascellari. Permette di visualizzare i mascellari sui 3 piani ortogonali, come la TAC convenzionale. Sul piano frontale, cioè come se vedessimo il paziente di fronte, sul piano sagittale, cioè come se lo vedessimo di profilo, e sul piano assiale, cioè come se lo vedessimo da sopra. Permette inoltre una ricostruzione tridimensionale delle immagini, che è molto utile per visualizzare in modo più intuitivo le varie strutture, come ad esempio le articolazioni temporomandibolari e i processi stiloidei, nei casi in cui queste strutture sono incluse nell'esame. Un altro esame molto importante, indicato per una migliore valutazione dei tessuti molli, è la risonanza magnetica. A differenza delle radiografie e della TAC, non utilizza raggi X, ma un grosso magnete. Questo è un vantaggio importante, perché il campo magnetico non provoca sul nostro corpo gli effetti negativi dei raggi X. Oddio, c'ho la febbre, adesso vomito. Ma no! La risonanza magnetica ha un ruolo importante nella diagnosi delle patologie dell'articolazione temporomandibolare, perché è l'unico esame che permette di visualizzare il disco articolare. Non riparleremo adesso delle patologie dell'articolazione temporomandibolare perché non è argomento di questo video, però le trovate tutte nei video contenuti in questa playlist. Vediamo però velocemente come le diverse strutture possono essere visualizzate e studiate con la risonanza magnetica. Questa è un'articolazione temporomandibolare normale. Questo è il condilo mandibolare, questo è l'osso temporale e questo è il disco articolare, che normalmente è interposto tra le 2 ossa e funge un po' da cuscinetto per rendere i movimenti più fluidi. Lo vedete posizionato tra il condilo mandibolare e l'osso temporale, sia nella posizione a bocca chiusa, che è questa, sia nella posizione a bocca aperta. In questo caso, invece, nella posizione a bocca chiusa, il disco articolare è spostato in avanti. Però nella posizione a bocca aperta si posiziona correttamente. È una patologia che si chiama dislocazione del disco con riduzione. Ne abbiamo parlato qui. In questo secondo caso, invece, il disco articolare è spostato in avanti sia nella posizione a bocca chiusa, che è questa, sia nella posizione a bocca aperta. In questo caso si parla di dislocazione del disco senza riduzione. Ne abbiamo parlato qui. La risonanza magnetica dell'articolazione temporomandibolare ci permette anche di evidenziare la presenza di fluido all'interno dell'articolazione, che è un segno di infiammazione. Appare di colore bianco in alcune sequenze specifiche. E di valutare alterazione dei tessuti articolari che sono spesso indicative di patologie artritiche, come ad esempio l'artrite reumatoide. Detto questo, vorrei chiarire che la risonanza magnetica dell'articolazione temporomandibolare nella maggior parte dei casi non è essenziale per fare la diagnosi, che rimane una diagnosi clinica. È indicata nei casi in cui non si riesca a fare la diagnosi basandosi solo sull'esame clinico, oppure nei casi in cui con la terapia non si ottengono i risultati che si erano previsti. In questo caso, per rivalutare la diagnosi si prescrive una risonanza magnetica. Un discorso a parte meritano le cefalee, cioè i mal di testa, perché se è vero che molte cefalee sono assolutamente benigne, pur nella severità dei sintomi, come ad esempio l'emicrania o la cefalea di tipo tensivo, in altri casi il mal di testa può essere un sintomo di una patologia anche seria, che
e deve essere valutata con una TAC o una risonanza magnetica. Ma cosa stai dicendo? Come cosa sto dicendo? Ma se non ne capisci niente? Certo che ne capisco. Guarda che io ho studiato. Oh no, adesso inizia con la storia che ha studiato a Boston. Ma è vero. Lasciatelo perdere, ve lo spiego io. Nei pazienti con una cefalea di nuova insorgenza si fa immediatamente un TAC cerebrale per escludere un'emorragia cerebrale, perché in questi casi si deve intervenire immediatamente. Nel caso di esito negativo si pianifica una risonanza magnetica con mezzo di contrasto nei giorni successivi che serve ad escludere altre patologie che possono essere causa di mal di testa. Purtroppo ce ne sono tante. Cisti, tumori, alterazioni dei vasi sanguigni, quali gli aneurismi, le infezioni, per esempio le meningiti, gli ematomi e tante altre. La risonanza magnetica si usa anche nella valutazione dei pazienti con nevralgia del trigemino. Che fortuna avere la moglie radiologa. Ah, adesso ti lamenti pure, però quando ti servono esami urgenti non ti lamenti, Comunque, tutto chiaro? Ha spiegato bene? L'importante è questo. Un altro esame che si utilizza nei pazienti con dolore orofacciale è l'ecografia. È un esame molto semplice, poco costoso e non invasivo, che viene prescritto per la valutazione delle patologie degli organi e i tessuti più superficiali, come le ghiandole salivari, l'arteria temporale e tutta la zona sotto la mandibola e ai lati del collo. Risulta invece meno precisa per la diagnosi delle patologie dell'articolazione temporomandibolare. Un ultimo cenno a una metodica un po' particolare che è la SPECT. Consiste nella somministrazione endovena di una sostanza radioattiva che viene captata dai tessuti con un'alta attività metabolica, come i tumori, e viene poi rilevata con una TAC. Più lo mandi giù e più ti tira su. No, non ti tira su. L'esame permette di valutare la presenza di lesioni tumorali, ma anche di evidenziare i periodi di attività o quiescenza di patologie come ad esempio l'artrite reumatoide o l'eccessiva crescita di alcune strutture anatomiche, come ad esempio il condilo mandibolare. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento e che ho usato per preparare il video. Per qualunque altra cosa, se qualcuno volesse contattarmi direttamente, potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Adesso, per concludere in bellezza, vi faccio vedere alcune imitazioni. Sono bravo, Non tanto nella mimica, ma la voce la faccio proprio uguale. Facciamo così. Cercate di indovinare chi sto imitando e scrivetelo poi nei commenti, ok? Cominciamo. Prima imitazione. Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci 2 volte il giro del mondo. Non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave. Ma forse un giorno lo capii. Droga. Seconda imitazione. Ma come, compriamo tutto a 3 volte il prezzo corrente e solo la legna venne ma la metà? Dice non mi fido. Ho fatto bene a vedere i conti, altro che. Se tu mi freghi qui, mi freghi su tutto. Perciò sei un ladro. Sei ladro tu, tuo padre e tuo nonno. E io vi licenzio a tutte e 3. Terza imitazione. Sarò breve e ciccocceso. Oggi, in occasione appunto del Deb, io dico e vi dico in qualità di condottiere dei brigate rosso-nere che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Ciao a tutti, alla prossima! Sono stato bravo,